Quante volte hai visto tuo figlio entrare in campo con le spalle calate, le spalle curve, lo sguardo basso e l'ansia stampata letteralmente in faccia, e ti sei chiesto cosa potevi fare per dargli coraggio? E quante volte, dopo un suo errore o una gara andata male, hai detto la parola sbagliata finendo per peggiorare le cose, pur volendo solo aiutarlo? Se ti è successo, stai tranquillo, sei nel posto giusto. Se mi segui da un po', sai che sono un mental coach un po' diverso, ma prima di tutto sono un papà e di errori, soprattutto all'inizio, ne ho fatti tantissimi anch'io. Oggi ti do il benvenuto in un episodio importantissimo, una sorta di guida all'autostima, una guida scientifica per imparare ad elogiare i propri figli nel mondo dello sport. Un nuovo episodio del podcast Allenamente Sport Facile, un mio brand, interamente dedicato a te come genitore o al tuo giovane atleta, a tuo figlio, a tua figlia. Beh, che tuo figlio o tua figlia giochi a calcio, basket, faccia pallavolo, nuoto, danza, arti marziali, tennis, scherma, golf o qualsiasi altro tipo di sport, non importa. Lo sport è il più potente laboratorio emotivo che esista, ma per farlo funzionare serve l'allenamento invisibile, il tuo. Oggi, caro papà o cara mamma, se sei all'ascolto, parliamo di scienza. Sì, perché quello che io ripeto da una vita sul campo, oggi è confermato dalle più grandi ricerche internazionali. L'elogio non è solo un complimento affettuoso, è scienza applicata alla crescita mentale. Prenditi 10 minuti tutti per te, mettiti comodo, comoda. Oggi ti spiego come costruire un'autostima d'acciaio nella testa di tuo figlio, nella testa di tua figlia. Parte 1. La trappola del talento, la famosa casa sulla sabbia. Partiamo da un errore che facciamo quasi tutti, io per primo. Tuo figlio fa una bella giocata, segna un gol, fa un punto fantastico, gioca straordinariamente bene, fa una gara straordinaria, parte alla grande in quella manifestazione sportiva e tu, distinto, cosa gli dici? Sei un fenomeno, hai un talento naturale, sei il più forte di tutti, papà ti adora. Bello, vero? Pensi di fargli del bene? E invece, lasciamelo dire con chiarezza, gli stai buttando addosso un'ansia pazzesca. Perché? Perché la scienza ci dice che quando elogi il talento puro o dai un complimento generico, stai costruendo una casa sulla sabbia. Tuo figlio penserà, se sono bravo è perché ho talento. Il giorno che sbaglio significa che non ho più talento. E da quel momento, per paura di deluderti o di perdere l'etichetta di campione, smetterà di rischiare, giocherà col freno a mano tirato. Mi occupo di autostima dal 1999 e posso garantirti che l'autostima non è un regalo che fai a tuo figlio dicendogli che è un fenomeno. L'autostima è una costruzione, si fa mattone dopo mattone, parola dopo parola. Nella mia filosofia la chiamo la linguistica dei vincenti. Come parli a tuo figlio determina come lui imparerà a parlare a se stesso, nella sua testa, quando l'allenatore lo metterà in panchina o quando commetterà un errore decisivo. Quello che si dirà è fondamentale. Parte 2. Il segreto dell'elogio del processo. E allora cosa dobbiamo fare? Qui entra in gioco il segreto scientifico. Dobbiamo elogiare il processo, non il risultato. Non dirgli che è un fenomeno perché ha vinto, elogia l'impegno, elogia il fatto che si è svegliato presto, elogia i passaggi che ha fatto per i compagni, la grinta che ci ha messo per recuperare quel pallone, la voglia che ci ha messo nel tuffarsi per primo, la voglia che ha messo nell'andare a rimbalzo con il pallone con l'avversario, il modo in cui ha stretto i denti anche se la gara stava diventando pesante e non ce la faceva più. Questo, amica mia e amico mio, è il cemento armato dell'artigiano. Se elogi lo sforzo, tuo figlio o tua figlia capisce una cosa rivoluzionaria. Il mio valore dipende da quanto mi impegno, non solo dal punteggio sul tabellone, da che piazzamento ho avuto in gara. È un bambino che capisce questo, non avrà più paura di sbagliare, diventerà resiliente, forte dentro. Parte 3.
La guida pratica. Cosa dire prima, durante e dopo. Beh, scendiamo sul campo. Ecco la guida pratica del metodo Allenamento e Sport Facile. Segnati questi 3 passaggi, queste 3 fasi semplici. 1. Prima della gara. Stop alle raccomandazioni esogene del tipo mi raccomando, segno, oppure dovete assolutamente arrivare per primi. No, digli solo entra in campo e divertiti. Dai il massimo e sappi che io sono qui a fare il tifo per te. Ed ancora, comunque vada la gara, io ti voglio bene. Papà, mamma ti vogliono bene. Punto. Togligli il peso dalle spalle. 2. Durante la gara, durante la partita, fai il genitore, non il secondo allenatore, ce n'è già uno, per favore. Non urlare indicazioni tecniche degli spalti. Quando tuo figlio sbaglia non fare smorfie di delusione. Fagli un applauso, fagli capire visivamente. Ci stai, sono qua, vai, forza, stai tranquillo. Ricordo ancora bene quando Seba e Mattia, i miei figli, gareggiavano, facevano nuoto agonistico e dagli spalti i genitori dicevano di tutto, delle cose che non sono pronunciabili. Ma per favore, tu sei suo padre, fagli capire che ci sei, qualunque cosa accada, che vinca, perda, o come faceva Mattia, arrivava sempre ultimo in vasca. 3. Dopo la gara. Questo è il momento più sacro, il momento più difficile. La tentazione è fare l'analisi della partita o l'analisi della gara. Si sale in macchina, si torna verso casa e incominci a fare l'allenatore, il supervisore tecnico, l'esperto. Evitalo. Se ha perso o ha giocato male, pazienza. È un bambino, è un adolescente. Si deve divertire. Non dare colpa all'arbitro o al mister per consolarlo. E se ha vinto, non esaltarlo troppo. Aspetta che si sia fatto la doccia e poi usa la formula magica. Mi è piaciuto tantissimo vederti giocare così oggi. Ho visto come hai lottato su quel pallone. Cerca un dettaglio specifico di impegno e punta sempre su quella cosa. Fagliela notare. Punta il riflettore su quella cosa bella. Ho visto come ti sei dato da fare in gara. Quello è il miglior elogio, il miglior tipo di elogio che tu possa mai fare. E voglio farti un regalo, caro genitore, caro papà, cara mamma, che mi stai ascoltando da questo podcast. Ti regalo l'esercizio finale, il barattolo delle vittorie. Ti lascio con un esercizio pratico da fare a casa già da stasera. È un classico del mio metodo. Praticalo e fidati di me. Funziona. Funzionerà anche con tuo figlio. Prendi un barattolo di vetro vuoto ovviamente, attaccaci un'etichetta con scritto il barattolo delle vittorie. Ogni volta che tuo figlio fa un piccolo progresso nello sport o anche nella vita, anche minimo, ad esempio, oggi ha provato a calciare con il piede debole, oppure ha aiutato un compagno di alzarsi, ed ancora è partito meglio delle altre volte in gara. Ha fatto una mossa diversa rispetto alle altre volte, una mossa nuova che non aveva mai fatto, ha imparato una mossa nuova. Insomma, ogni volta che fa anche una piccolissima cosa nuova, bella, tu segnala, scrivilo su un fogliettino, su un bigliettino e metti dentro al barattolo. Nei momenti di crisi, quando si sentirà scoraggiato e ti dirà papà non sono buono a nulla, svuotate insieme quel barattolo sul tavolo. Sarà la prova provata, la prova scritta, tangibile che l'autostima si costruisce con piccoli passi ogni giorno e su quei fogliettini ci saranno tante piccole cose belle che lui avrà fatto. Ma qui ti ho dato una sintesi dell'esercizio. Se scarichi la mia guida in formato PDF, che è completamente gratuita, se non sai dove scaricarla, come scaricarla, scrivimi info@giancarloforne.com, te la manderò io. Ovviamente ti ricordo che è gratis e in quella guida l'esercizio è molto più completo. Siamo in chiusura di questa lunga chiacchierata, in questo lungo podcast
di Allenamente Sport Facile. Caro genitore, la tua voce esterna diventerà la sua voce interna. Scegli bene le parole, perché sono importanti, sono fondamentali. Sono importanti quando tu parli a tuo figlio e sono ancora più importanti quando tuo figlio, in base alle parole che riceve quotidianamente, imparerà a parlarsi, il famoso dialogo interno. Se questo episodio ti è piaciuto e vuoi aiutarmi a far crescere questo progetto, fai un gesto semplice ma fondamentale per me. Iscriviti subito al canale, clicca sulla campanella per non perderti i prossimi video e podcast. Se invece stai ascoltando questa puntata da Spreaker, Spotify, Audible o da qualsiasi altra piattaforma, lascia una recensione e segui il podcast. Condividi questo episodio con tutte le persone che conosci, soprattutto i genitori come te, e insieme, io e te, facciamo girare la cultura dello sport sano. Posso consigliarti la lettura di uno dei miei libri per i tuoi figli, oppure lo puoi leggere prima tu, giustamente, e poi magari, se ritieni opportuno, lo fai leggere anche ai tuoi figli. Come allenare la mente a vincere nello sport. Uno dei miei libri proprio a tema, in ambito di allenamento mentale, in ambito sportivo. Leggilo con fiducia, lo trovi su Amazon, su tutti gli store online e ovviamente lo puoi anche ordinare in libreria. Scrivimi nei commenti qual è la frase che dici più spesso a tuo figlio dopo una partita, oppure scrivimi a info@giancarlofornei.com. Ti risponderò sempre e personalmente. Un grandissimo abbraccio a tutti i genitori che mi hanno ascoltato. Allenate la mente e lasciate che i ragazzi si divertano. Al prossimo episodio.